Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Aquario e le tendenze energetiche disponibili fino alla fine del 2025. Ok. Abbiamo la carta del sole. Amici dell'Aquario, quando c'è il sole si parla di un momento di crescita, di espansione, ma anche di chiarezza mentale. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come dico sempre, le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi tre oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione del video, dovete aprire la tendina. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e ci sono anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili fino alla fine dell'anno. Otto di coppe, asso di coppe, abbiamo l'eremita, la luna, il papa, un 6 di spade, la regina di bastoni, temperanza, e 7 di bastoni. Dunque ragazzi, la sensazione è che prenderete distanza da qualcosa o da qualcuno, potrebbe anche essere, perlomeno nel prossimo periodo. Diciamo che guardando questo asso di coppe mi fa ben sperare per un nuovo inizio affettivo. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dall'otto di coppe. Abbiamo il carro, che appunto è una carta di viaggio. Queste sono un po' troppe, datemene una sola per piacere, grazie. 7 di coppe. Potreste iniziare a valutare altre possibilità rispetto a quelle che avete adesso. Sia l'otto di coppe che la carta del carro sono carte di viaggio, di spostamento, di qualcuno che va alla ricerca di altre possibilità, di altre occasioni. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Quattro di spade, 7 di pentacoli e 3 di coppe. Credo che l'allontanarvi da questa situazione o da questa persona vi dia come la possibilità di uscire. Io ho l'idea che qualcuno si stia isolando o si sia isolato, probabilmente nell'attesa di qualcun altro, mi verrebbe da dire. Io ho proprio la sensazione che ci sia come un allontanamento da una situazione, da una relazione, e poi subito l'inizio di una cosa nuova. Andiamo a vedere l'eremita.
Cavaliere di spade, giudizio e 4 di coppe. Dunque, questo giudizio potrebbe rappresentare un tema che ritorna dal passato, piuttosto che una notizia da parte di qualcuno che potreste non aver visto per lungo tempo. Di solito quando c'è il giudizio, ma ve lo dico perché qua avete anche la luna, che sono entrambe carte che ci parlano di passato. Credo che ci sia un tema che potrebbe ritornare a galla appunto dal passato. Se non è un tema, potrebbe essere una persona, una dinamica comportamentale anche, eh. Però ecco, io ho come la sensazione che potrebbe arrivare, meglio detto, ritornare qualche cosa dal passato, ma voi non sarete proprio così entusiasti, ho come questa sensazione. Andiamo a vedere la luna. E difatti abbiamo un 9 di bastoni. E una sacerdotessa. È come se avessi bisogno di vedere chiaro. La luna è una carta di proiezioni, mentre la sacerdotessa è una di quelle carte che ci dice che vede al di là del giusto o sbagliato, al di là della dualità. E qui è come se qualcuno, credo, andrà proteggendo il proprio punto di vista. Vi ricordate che all'inizio vi ho detto che il sole parla anche di chiarezza mentale? È come se aveste bisogno di schiarirvi le idee in questo periodo. Andiamo a vedere il Papa. Regina di coppe, re di denari e eremita. Io ho la sensazione che qualcuno di voi non voglia ammettere qualcosa. Andiamo a vedere 6 di spade. Regina di bastoni e morte. Per chi avesse una relazione a tre, io ho la sensazione che in questo fine 2025, diciamo, lascerete una parte di questa relazione alle spalle per farla diventare una relazione a due. Andiamo avanti, andiamo a vedere la regina di bastoni. Cinque di denari e 5 di spade. Andiamo a vedere la temperanza. È un po' come se doveste usare la vostra astuzia, la vostra malizia. 6 di spade nuovamente, cavaliere di bastoni e amanti. Andiamo a vedere il 7. Regina di denari. Le regine le avete quasi tutte. Denari, bastoni, coppe. No, quello di spade manca. E 3 di bastoni, ragazzi. Allora, tutto questo periodo vi servirà, come vi dicevo, per avere maggior chiarezza mentale o su una persona, su una relazione, oppure su una situazione. Devo dire che le carte è come se vi dicessero prima di farvi voi stessi un'idea, voi stessi avete bisogno prima di guarire, di vederci chiaro, per poi poter comunicare le vostre scelte e le vostre decisioni fuori. Però ho anche la sensazione che le cose non saranno proprio così in equilibrio, in armonia, ma giustamente dovrete usare tutte le strategie della regina di bastoni per riuscire ad ottenere quello che volete. Sapete che la regina di bastoni è una persona che ammalia, è una persona che
con la sua chiacchiera porta gli altri a fare quello che lei vuole, è un'abile comunicatrice. C'è qualche cosa che lascerete indietro, qui vi dico, e grazie a questo taglio, quello che rimarrà avrà la possibilità di crescere, sia che sia una situazione, sia che sia una relazione. Ora andiamo a vedere settore per settore, poi ragazzi io vi consiglio di incastrare questa lettura con la ruota del destino che pubblico ogni mese e ovviamente di prendere solo i messaggi che vi risuonano. Però, allora, dunque, se siete single, devo dire che secondo me potrebbe arrivare effettivamente una persona. Non sarà una cosa travolgente, anzi, devo dire che potreste incontrare questa persona ad una festa, però è come se si partisse da lontano, sapete quei corteggiamenti vecchio stile dove c'è uno scambio di sguardi, poi magari vi offrono da lontano un cocktail, un aperitivo, qualche cosa, insomma c'è come questo sottile gioco di corteggiamento da lontano, non è così palese, ecco. Ehm, Però devo dire che sì, secondo me qualche tipo di relazione potrebbe iniziare. Attenzione perché avete gli amanti al contrario, quindi di solito quando gli amanti sono al contrario parlano di un disequilibrio, di una disarmonia. E avendo poi anche la regina di Pentacoli alla fine mi viene da dire fate attenzione a non dare troppo, a non darvi troppo all'altro e subito o all'altra e subito, ok? Quindi rimanete, diciamo così, nell'equilibrio. Per qualcuno, come vi ho accennato prima, potrebbe effettivamente esserci un ritorno dal passato, ma io ho la sensazione che non vi interessi. Per le persone che sono in una relazione magari da tanto tempo, allora sento che c'è qualche cosa che vi preoccupa riguardo il futuro. E credo che sia arrivato il momento giusto per mettere le cose in chiaro, per giocare, diciamo così, a carte scoperte. Per la serie o definiamo dove vogliamo andare o definiamo qualche progetto comune o stabiliamo come la nostra relazione possa crescere o altrimenti questa relazione così com'è a me non basta più. È un discorso di questo genere. Vi dirò che per qualcuno ci può essere un'ufficializzazione, quindi magari non vedo tanto il fidanzamento ufficiale, sinceramente, però sì che potrebbero essere come degli, non so, il presentare il vostro lui o la vostra lei agli amici, ai parenti, ai familiari, potreste iniziare magari anche a portarla in qualche, portare questa persona in qualche festa ufficiale, cioè è un po' come iniziare a integrare la coppia nella famiglia, sia di uno che dell'altro. Ehm, per le persone che sono in una relazione a tre, vi ho già dato un accenno. Se siete in una relazione a tre, può essere che in questo periodo decidiate di togliere uno dei due personaggi, cioè da tre passare a due. Io ho come la sensazione che una di queste due persone potrebbe essere allontanata o comunque le cose potrebbero raffreddarsi tra voi e questa persona. Ehm, e che sento tanta distanza, è come se voleste fare le cose in modo onesto, in modo trasparente, in modo cristallino e quindi tutto quello che sono i sotterfugi a un certo punto li lascerete perdere. Per quello che riguarda invece la situazione lavorativa, allora, se siete senza lavoro ragazzi, cercate di aprirvi altre possibilità rispetto a quelle che siete soliti considerare. Provate ad andare più lontano a livello di zona geografica, potreste provare ad andare più lontano a livello di aspettative, cioè puntare più in alto, potreste iniziare a valutare aziende o lavori che magari fino adesso non avete mai fatto, per i quali però avete come delle doti innate. È un po' come un rivalutarvi adatti anche ad altri ruoli.
Sinceramente non vedo contratti, diciamo, importanti in questo periodo. Però è anche vero che con la carta del sole si parla di qualcosa che ha un potenziale di crescita. Per chi fosse dipendente, la sensazione qua ragazzi è di farvi i fatti vostri, di mantenere un profilo basso, di nascondervi con la tappezzeria, perché non sarà proprio un periodo, diciamo, tranquillo. Nel senso che potrebbero esserci delle discussioni con dei colleghi, magari con un capo, potrebbero esserci dei pettegolezzi, potrebbe esserci una persona in particolare che vi pungola e diciamo che le carte quello che vi dicono è di mantenere lontane queste persone, ma di non reagire. Cioè, è un po' la tecnica della pietra grigia che si usa con i narcisisti. Cercatela su YouTube, è un po' quello il consiglio, cioè nel senso fatevi scivolare le cose addosso, perché ho come l'idea che ci potrebbero essere dei tumulti, dei momenti non troppo leggeri a livello lavorativo, ma le carte vi dicono che per superare tranquillamente questo momento, semplicemente state lontani da gente che crea problemi e concentratevi su quello che dovete fare voi, sull'organizzare la vostra giornata. Per quello che riguarda invece le persone che sono autonome, credo che qui ci sia da rettificare qualche tipo di collaborazione. Potrebbe anche essere una catena di produzione, mi dicono. Cioè, ho come l'idea che potrebbe esserci un prodotto, un servizio, qualche cosa che voi state proponendo che non è così vantaggioso e che vi fa un po' perdere denaro, tempo, energie, quindi valutate se è ancora il caso di portare avanti questo prodotto, questo servizio o questa catena di montaggio. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice, vediamo che altri messaggi arrivano. Gli amanti. Poi abbiamo isolamento e la fonte. Allora, l'isolamento in realtà è un 3 di spade, ma lo sento un po' collegato ehm, con questo eremita al contrario e anche con il 4 di spade al contrario. Però queste tre carte di nuovo mi parlano di una relazione a tre. Ora, se non avete nessuna relazione amorosa a tre, potrebbe essere una relazione lavorativa a tre, che ha bisogno, come dire, di un riequilibrio. Questo è un asso di bastoni, c'è bisogno come di fare un'azione di tipo concreto per riportare l'equilibrio. Questo isolamento, se ci fate caso in questo mazzo, fa vedere una figura che piange, no? Ed è una sofferenza interna, quindi io ho come l'idea che in qualche legame molto forte che voi avete in questo quadrimestre potrebbe esserci qualche tipo di delusione, qualche tipo di screzio. Ve lo dico perché avete il 5 di spade, il 5 di pentacoli, fatemi vedere che altre carte avete ancora, 7 di bastoni, 9 di bastoni. Va bene, andiamo a vedere un altro oracolo. Ok. Allora, reclama il tuo potere, bellissima questa, e dice, segnala o individua una ragione per la quale dilapidi il tuo potere nel quotidiano e poi domandati se vale la pena la perdita di pace interiore che questo suppone. L'obiettivo reclama il tuo potere in modo positivo e cosciente. Le lotte egoiche del 5 di spade effettivamente scaricano a livello energetico e sono
quelle discussioni create per capire chi ha ragione, chi ha più potere. Però vi dico anche un'altra cosa. Certe volte è meglio vivere sereni che non aver ragione. E poi abbiamo visualizza un corpo e una mente sani. E qui ci dice, visualizzati come una persona completamente sana, dentro e fuori. Fai qualche cosa che ti aiuti a raggiungere questo stato. L'obiettivo, fai tutto il necessario per essere il più sano possibile. Andiamo a vedere ancora un koan. Guardate, quello che mi colpisce è questa carta qua, il 7 di bastoni. Se ci fate caso, questa fanciulla ha i 7 bastoni che le arrivano contro, però lei ha la testa girata da un lato, come se non guardasse, come se non si facesse distrarre, e in più è chiusa in una bolla, in una sfera di energia, come se si stesse autoproteggendo. E sì, sento che è un po' come il rimanere nel proprio potere personale piuttosto che il non mi faccio distrarre. All'ombra di noi stessi ci chiediamo perché mai è buio. Che interessante frase, ragazzi. Diciamo che sta per arrivare il sole, sta per arrivare la luce per voi, però è un po' come se vi invitassero a sintonizzarvi su pensieri positivi piuttosto che su pensieri tristi, su pensieri, diciamo, che vi tirano un po' giù a livello energetico. Amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. La stessa cosa la potete anche fare attraverso la parte degli abbonamenti, anche lì tratto le credenze limitanti, solo che in più tratto anche temi di metafisica, di metamedicina. Tutta quella parte è stata creata come un corso di formazione per aiutarvi nel vostro percorso di crescita personale. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo ragazzi vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!